I tifosi della Lazio odiano Lotito. Lo accusano di non investire, di vendere migliori giocatori, di tirare al risparmio. Ma se avesse ragione, ho gestito la Lazio per 5 stagioni esattamente come fa lui. Mercato sempre in positivo, cessioni dolorose, monte ingaggi sotto controllo. Il risultato? Ovviamente non posso spoilerarlo subito, ma vi dico una cosa. Forse il problema della Lazio non è dove i tifosi pensano. Questa è la rebuild più controversa che abbia mai fatto. Prima di cominciare vi chiedo di lasciare like e di iscrivervi al canale per supportare il progetto e non perdervi tanti altri contenuti. La Lazio è un club in crisi di identità, in cui regna una confusione totale ad ogni livello, dalla società alla gestione sportiva fino al campo. Ma la rosa a disposizione non ha veri e propri buchi da riempire, ha però giocatori inadeguati al livello richiesto per gli obiettivi che i tifosi della squadra biancoceleste si aspettano di raggiungere. In sostanza, ciò che manca a questa squadra è una linea chiara da seguire per iniziare a creare un progetto. Ci sono 3 giocatori fondamentali su cui poter fare affidamento da subito. Provedel è il portiere titolare, affidabile 3 pali, ma niente di straordinario. Un buon estremo difensore da metà classifica, magari quella alta. Per la filosofia Lotito è perfetto, rendimento costante, senza costi folli. Tavares è l'esterno sinistro con caratteristiche offensive, velocità devastante, cross decenti, ma difensivamente ancora immaturo. Ha 25 anni e margini di crescita. Potenziale rivendita interessante se esplode, rischio calcolato se non decolla. Zaccagni è il giocatore di qualità della rosa, tecnica, visione di gioco e capacità di creare superiorità. Ha 30 anni e nel pieno della maturità, ma proprio per questo ha poco margine di rivalutazione. È il tipo di giocatore che Lotito normalmente venderebbe, ma che non può vendere perché è ormai simbolo di questa squadra. Per questa rebuild ho deciso di cominciare bloccando il mercato della prima stagione, cominciando con la rosa attuale della squadra laziale. Questo per 2 motivi. Il primo è che ho bisogno di valutare sul campo chi è utile a questa società e chi invece no. Ed il secondo, quello principale, è che se dobbiamo seguire la volontà del presidente, allora bisogna cominciare con il lavoro che ha fatto fino ad ora. Non è una scelta casuale, ma l'unico modo per capire se il problema è davvero il mercato o tutto il resto. Ed ora passiamo alla spiegazione della tattica che utilizzeremo da ora in avanti. Come al solito, se volete provarla trovate il link in descrizione. Il modulo che utilizzeremo è un 4-3-3 con un mediano davanti alla difesa. In fase di possesso troviamo una punta di manovra, il ruolo che meglio rispecchia ed esalta le caratteristiche di Castellanos, l'attuale punta titolare della squadra. Le sue capacità di creare gioco ci permette di aprire spazi per l'ala invertita di sinistra, che dovrà rientrare sul piede forte per calciare o trovare l'assist per un compagno. Dall'altra parte invece un'ala pura, di piede destro, che dovrà creare pericoli con dribbling a sorpresa e cross continui dalla linea di fondo. A riempire l'area ci penserà uno dei 2 centrocampisti centrali, che ha ruolo di inserimento, mentre l'altro dovrà creare gioco da regista. L'ultimo dei centrocampisti invece rimane più dietro, pronto a fare da schermo ed interrompere le ripartenze. A sinistra, in difesa, un esterno offensivo, che dovrà dare ampiezza alla squadra e andare a occupare gli spazi lasciati dal compagno davanti a lui, per poi crossare dalla linea di fondo. A livello di istruzioni di squadra chiederò ai giocatori di utilizzare i passaggi corti per costruire le loro azioni offensive e, nel caso si raggiunga il fondo per crossare, di mettere palloni rasoterra e tesi per sfruttare gli inserimenti dei compagni. In fase di non possesso, no al pressing a tutto campo, per non sbilanciare la squadra, ma appena gli avversari superano la linea di centrocampo, via il pressing forsennato, per aiutare a tenere corta la squadra. Inoltre, alla linea difensiva si chiede di stare più alta. Ci sono anche alcune istruzioni personali, per esempio il difensore centrale di sinistra non agirà come centrale di copertura, ma avrà comunque l'istruzione di far meno pressing e proteggere maggiormente l'area. Il terzino di destra invece ha come istruzione di spingersi meno in avanti e, se proprio si trova a farlo, di grossare dalla 3/4 per evitare di pestare i piedi all'ala davanti a lui. Istruzione inversa per il suo compagno dall'altra parte, come già vi avevo anticipato. Direi che possiamo dare il via alla nostra prima stagione. I primi mesi riflettono sul campo la confusione che regna in questa società. Si alternano prestazioni ottime a prestazioni meno buone, ma soprattutto si fatica a vincere contro le big della Serie A. Il miglior risultato è il pareggio in casa contro la Juventus, ma come potete vedere dalle statistiche del match, se i bianconeri avessero vinto non ci sarebbe stato nulla da dire. Dicembre invece è il migliore di questi primi mesi. La squadra inizia a girare meglio e mette in fila 4 vittorie, prima di cadere poi clamorosamente per 2-0 contro il Pisa. Arrivati a gennaio le prime valutazioni sono già complete. Vesino e Lazzari sono i 2 elementi che più mi hanno deluso e bisognerà trovare per loro una sistemazione. Prima di iniziare il mercato andiamo a vedere il monte ingaggi annuale della Lazio, che è pari a 90 milioni di euro. Il nostro compito sarà abbassare, e di molto, questo numero. E gennaio è la prima occasione per farlo. Nella finestra di mercato invernale sono 4 i giocatori che lasciano la squadra, per un guadagno di appena 1.100.000 euro, ma il nostro obiettivo era un altro: liberarci dei pesi morti e alleggerire il monte ingaggi. Vesino lascia la Roma per $500.000 e si unisce al Valencia per le ultime stagioni della sua carriera. Le altre 2 operazioni principali riguardano Kamenovic
Vlahovic e Basic, che si uniscono rispettivamente a Modena e Tolosa. Lazzari invece non ha trovato una sistemazione e contemporaneamente guadagna altri 6 mesi per dimostrare di poter rimanere in squadra. Alla fine del mercato abbiamo risparmiato circa 7 milioni sul monte ingaggi ed ora possiamo guardare avanti e continuare la nostra valutazione. Sul campo gennaio si è aperto con una sconfitta pesante nel derby capitolino. La Roma non ci fa capire nulla e pur senza mantenere il possesso tira il triplo rispetto a noi, che invece giochiamo una partita pessima con il solo Provedella a salvare la faccia. Il resto delle partite in altalena continua, si alternano vittorie, pareggi e sconfitte finché a marzo non arriva la nostra miglior prestazione stagionale. Al Maradona dominiamo sotto ogni aspetto i padroni di casa del Napoli e 2 gol di Tati ci consegnano 3 punti tanto insperati quanto importanti. La vittoria a Napoli fa scattare qualcosa dentro di noi e nelle ultime 8 partite arrivano 6 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, e alla fine si chiude uno dei campionati di Serie A più strani degli ultimi anni, se non decenni. Noi chiudiamo quarti, un risultato ben oltre le mie più rosee aspettative, ma ciò che sorprende è che, oltre all'Inter campione e la Roma in Conference, manchino tutte le big: Fiorentina e Atalanta in Champions, Cagliari e Genoa in Europa League. Insomma, non sono mancate le sorprese. Questo piazzamento comunque non cambia il giudizio sulla rosa, ma cambia quello sul progetto. Alla fine della stagione le mie valutazioni sono complete ed ora ho un quadro chiaro della rosa e di dove intervenire, ma voglio anche premiare alcuni giocatori che si sono rivelati fondamentali per i risultati stagionali. Romagnoli è stato la colonna portante di questa squadra, comandando la linea difensiva alla perfezione e sventando, spesso da solo, diverse azioni avversarie. I numeri nelle statistiche secondarie confermano quanto detto: 7 contrasti decisivi, quasi 10 palloni recuperati a partita, 82% di contrasti vinti e 67% di duelli aerei dominati. Insieme a lui si è distinto Guendouzi, che in 35 presenze stagionali ha segnato 3 gol e servito 4 assist ai compagni, ma al tempo stesso ha mantenuto una delle medie voto più alte della squadra. Chiudiamo infine con Lazzari, che dopo una prima parte di stagione da titolare giocata male, ha leggermente alzato la sua media voto partendo dalla panchina e sfruttando la freschezza a gara in corso, ma rimane uno dei giocatori peggiori della squadra e stavolta dovrà per forza trovarsi una nuova sistemazione. La prima stagione non serve a vincere, serve a non mentirsi, e ora so esattamente dove mettere le mani. Il quarto posto appena guadagnato è stato sorprendente ed anche strano per come si è mosso il campionato, ma la Champions che abbiamo conquistato non va letta come un siamo pronti per vincere, ma come un'opportunità per evitare follie. Il target di questo mercato sarà portare il monte ingaggi a circa 75 milioni, vendendo non per indebolire, ma per evitare che la rosa si appesantisca di giocatori che, di fatto, non spostano nulla. Isai e Pedro hanno dato tanto alla Lazio, ma non hanno più l'età per competere ad alti livelli, salutano a parametro zero e volano in Messico. Lazzari invece preferisce l'Arabia. L'Alfa Te offre quasi 4 milioni e noi siamo più che contenti di accettare la loro offerta. L'ultima cessione non era invece programmata. Pellegrini ha chiesto la cessione e il Bournemouth si è fatto avanti con un'offerta da 5 milioni che ha portato il totale comprensivo delle cessioni minori a quasi 10 milioni. Parliamo ora degli acquisti. Raggiunta la Champions, il primo pensiero sarebbe premiarsi acquistando 2 titolari che possono alzare il livello, ma questo non è quello che farebbe Lotito, che ragiona su costi fissi senza farsi prendere da facili entusiasmi. E se vogliamo gestire la Lazio come farebbe il suo presidente, ogni acquisto deve essere un'opportunità, non una spesa. Parametri zero, ingaggi sostenibili e costo dei cartellini contenuto per giocatori che accettino le rotazioni e siano rivendibili se necessario. Ryan Bamba in rotta con il Rennes rappresenta un'occasione d'oro: 100.000 euro per il cartellino, solo 22 anni e un contratto di meno di mezzo milione a stagione, e dalle qualità per rappresentare un'ottima riserva di Marusic. Per la fascia sinistra serviva un'operazione simile e quella per Hugo ci si avvicina parecchio. Anche lui in rotta con la società lo prendiamo per poco più di 500.000 euro. Prima di virare su di lui abbiamo tentato di firmare a parametro zero Antonino Gallo, ma il ragazzo chiedeva un contratto da 5 anni e non aveva intenzione di trattare su questo aspetto. Diego Gomez è invece il profilo scelto per sostituire Vesino, arrivato in prestito dal Brighton, col 90% di stipendio pagato da noi ed un diritto di riscatto fissato a soli 925.000 euro. A fine stagione poi valuteremo il da farsi. Abbiamo poi coperto il buco lasciato da Pedro con operazione a parametro zero. Arriva Sottil, che dopo l'esperienza negativa al Milan ha bisogno di rilanciare la sua carriera. Non è un acquisto che sposta gli equilibri, ma ci dà profondità senza ipotecare il futuro. L'ultimo acquisto è Mulattieri. Dia non è stato riscattato e a noi serviva qualcuno con un contratto leggero e che non avanzasse pretese da titolare. Alla fine del mercato il monte ingaggi si è nettamente abbassato fino a raggiungere 71 milioni ed i primi mesi della nuova Lazio stupiscono molti degli addetti ai lavori. Nelle prime 15 partite arrivano solamente 2 sconfitte. La vittoria a Torino contro la Juventus rappresenta un netto passo in avanti rispetto alla stagione precedente. La Juventus non ci domina più e nonostante lo stadio contro di noi riusciamo a portare a casa 3 punti importanti. La stagione prosegue a grandi passi
e i risultati in campionato e in Coppa Italia arrivano con continuità, ma in Champions che fatichiamo maggiormente, restando fermi ad una sola vittoria in 8 partite. A fine gennaio salutiamo la competizione, chiudendo in 27ª posizione. Nell'ultima parte di stagione, con una competizione in meno, troviamo più continuità anche in campionato, ma la situazione è ormai compromessa. Alla fine chiudiamo il campionato all'8º posto, fuori da tutte le competizioni europee, almeno in teoria, perché in Coppa Italia raggiungiamo la finale, dove ci attende la Juventus. Dopo appena 5 minuti ci portiamo in vantaggio grazie a Castellanos, bravissimo il tapin vincente, ma subito dopo la reazione della Juve ci sorprende e in pochi minuti ribaltano la situazione, grazie al tiro di open data al limite e a una grandissima azione solitaria di Eldiz, che segna dopo aver saltato tutta la difesa. Nella seconda frazione l'autogol sfortunato di Gatti rimette tutto in parità e noi riprendiamo a spingere con forza, ribaltando il risultato grazie ai gol di Tati e Molattieri. Una vittoria fondamentale perché non solo ci regala un trofeo in una stagione difficile, ma ci consente anche, nella prossima stagione, di giocare all'Europa League. Le prestazioni dell'intera squadra non sono state eccezionali nell'arco di quest'anno, ma sono cosciente del fatto che anche questo fa parte del percorso di crescita. Dovremo valutare con attenzione le mosse da fare nella prossima sessione di mercato, ma per ora ci consoliamo con le ottime prestazioni di Castellanos, che chiude la stagione con 24 gol e 4 assist in 48 presenze. Una punta che crea gioco, ma che sa anche segnare con continuità. Ora dobbiamo fare il salto di qualità, la terza stagione ci aspetta. Dopo aver sistemato i conti, ora arriva la parte più difficile, scegliere chi conta davvero. Crescere spendendo poco, ma meglio, alzare il livello della squadra senza perdere identità. Castellanos è diventato il simbolo della nuova Lazio, ha numeri importanti, ma un contratto che pesa a bilancio e sul monte ingaggi, che al momento è pari a 72.500.000 euro. Ma prima di smontare il simbolo, capiamo se il progetto regge il salto di qualità. Una cessione importante però va fatta, e quando a giugno il Newcastle offre 50 milioni per Rovella, decidiamo di accettare. Vendiamo un giocatore importante ma in un ruolo sostituibile e che ci permette di finanziare il salto. Tra luglio e agosto salutano altri 2 giocatori. Cataldi vola in Arabia, mentre Provedel, entrato nell'ultimo anno di contratto, finisce al Crystal Palace per 10 milioni di euro. Il posto da titolare verrà quindi preso da Mandas, che da un paio di stagioni scalpitava per diventare il nostro nuovo estremo difensore. Prima di parlare degli acquisti, vi informo che non abbiamo riscattato Gomez. Un buon rendimento per una riserva ed a un prezzo accessibile, ma che non ha dimostrato di poterci far fare quel salto di qualità che è necessario alla crescita. Meglio non accumulare centrocampisti di medio livello e lasciare spazio a soluzioni migliori. Con questo obiettivo in mente, dalla Fiorentina arriva Matucci per 6 milioni e mezzo. Giovane e con potenziale. Se non posso permettermi un titolare top, preparo quello di domani. Ma serviva anche un titolare. Il Como entra in rotta con Perrone, che vuole una squadra più forte. Noi guadagniamo un ottimo giocatore e con il potenziale per diventare un campione, ma con un contratto sostenibile, e loro incassano 11 milioni e mezzo, liberandosi di un problema. Chiudiamo il mercato con una scommessa mirata, un investimento a basso rischio. Per appena 1 milione acquistiamo dal Maccabi Tel Aviv Issouf Sissoko, duttile, equilibrato e tatticamente intelligente. Chiudiamo il mercato con 45 milioni di positivo, trasformiamo la Lazio, pronta per essere messa alla prova, e portiamo il monte ingaggi a soli 59 milioni e mezzo, uno dei più bassi della Serie A. L'inizio stagione è buono, anche se a volte l'impegno europeo ci mette in difficoltà. Tuttavia la vittoria per 4-2 all'Olimpico contro il Chelsea manda un segnale chiaro all'Europa League. La Lazio non è qui per fare da comparsa. I 3 mesi successivi rasentano alla perfezione, perché arrivano vittorie pesanti in tutte le competizioni. La sconfitta in Europa League contro lo Slavia Praga è un piccolo passo falso, completamente cancellato però dalla vittoria per 2-0 in finale Supercoppa italiana. Contro l'Inter giochiamo una partita perfetta, limitiamo gli avversari, controlliamo il possesso e alla fine portiamo a casa il primo trofeo stagionale. Verso la fine gennaio arriva un piccolo calo di forma, ma superata la crisi torniamo a immaginare risultati e punti. In Europa League approdiamo agli spareggi, dove incontriamo e ci liberiamo con facilità dall'Osasuna, prima di affrontare l'Ipsia agli ottavi. Il 2-0 in casa nella partita di andata è cruciale e dimostra che la nostra crescita non si è fermata. Vinciamo anche al ritorno e mentre in campionato continua il nostro cammino, superiamo anche quarti, dove eliminiamo il Midtjylland. Approdiamo in semifinale, dove affrontiamo il Tottenham 1-1 a Londra, ma il ritorno è un capolavoro. Davanti ai nostri tifosi reggiamo gli attacchi degli inglesi e pungiamo in ripartenza, trovando ben 4 gol che ci regalano un sogno, la finale di Europa League. Ma prima c'è da giocare la finale di Coppa Italia contro i rossoneri del Milan, una partita brutta, giocata poco bene da entrambe. La vince il Milan, ma la nostra attenzione è rivolta alla finale europea. Al San Nicola di Bari affrontiamo il Chelsea, ma dopo 90 minuti intensi, ma senza reti, arriviamo ai supplementari e i nostri cambi fanno la differenza. Il gol di Mulattieri, negli ultimi istanti del primo supplementare, fa esplodere lo stadio. Ad inizio ripresa, Capitan Romagnoli svette in mezzo 2 maglie blu e chiude la partita a doppia mandata. Una vittoria incredibile sulla quale pochi avrebbero scommesso, ma che non potrebbe renderci più felici. In Serie A torniamo al quarto posto, ad un solo punto dal terzo, ma ancora lontani dal titolo. Il rendimento della rosa è stato finalmente molto alto e molti hanno alzato il loro livello, ma 2 giocatori hanno stupito tutti. Isaacsen, autore di 10 gol e ben 18 assist in stagione, ma soprattutto Zaccagni, che ha chiuso con 25 gol e 6
16 assist, numeri da fuoriclasse assoluto e che, all'alba della quarta stagione, ci fanno sentire più tranquilli in vista di un mercato che dovrà alzare ulteriormente il livello. Abbiamo dimostrato di poter competere e vincere. Ora dobbiamo dare continuità. Il metodo non cambia. Sostenibilità, scelte lucide e nessuna follia. In estate sono stati fatti alcuni rinnovi, soprattutto quei giocatori fondamentali e ancora cardini del progetto, come Gila, Tavares e Mandas, ed il monte ingaggi pre-mercato è risalito a circa 70 milioni. Dobbiamo puntare però a non aumentare eccessivamente questa cifra e al tempo stesso alzare davvero il livello. Vi ho parlato dei rinnovi riusciti, ma c'è uno che Lotito non avrebbe mai accettato. Castellanos è il leader tecnico della squadra ed ha numeri importanti, ma al tavolo delle trattative non è mai sceso sotto i 6 milioni e mezzo a stagione. Per questo motivo decido di metterlo sul mercato e l'Aston Villa si presenta con 30 milioni e mezzo di euro. Questi 30 milioni non rappresentano un ridimensionamento, ma sono il carburante per fare l'ultimo salto, ora che sappiamo che il progetto può sopravvivere anche senza il suo uomo simbolo. Insieme a lui lasciano la squadra altri 3 giocatori che per motivi diversi non rientravano più nei piani di questa squadra. Marusic, Dele, Bashir e Cancellieri volano verso altri lidi, mentre noi guadagniamo un tesoretto da 20 milioni e liberiamo spazio salariale per muoverci in entrata. Dopo 3 stagioni di controllo, questo può essere considerato il primo vero investimento, ma che non tradisce comunque il metodo. Per un giocatore affermato che saluta, arriva una giovane promessa dal costo contenuto, ma pronta per sostituirlo al meglio. Luca Merelles arriva dallo Shakhtar per 15 milioni e sarà il nostro nuovo attaccante di manovra. La squadra deve affrontare però 3 competizioni e la coperta è corta. Per questo arrivano 2 pezzi che tengono in piedi la stagione lunga. Non sono colpi mediatici, ma funzionali. Dal Napoli, per poco meno di 7 milioni, acquistiamo Palestra, giovane ma pronto a crescere senza pretese immediate. E dal Villarreal per 3,6 milioni arriva invece Masia, centrocampista spagnolo ancora acerbo, ma dal grande potenziale. Infine, per completare il reparto dei difensori centrali, avevamo bisogno di un quarto elemento, individuato in Loic Williams, messo sul mercato dal Granada. Servono 4,1 milioni per portarlo a Roma e chiudere il nostro mercato. Dopo mesi di trattative intense, concludiamo la sessione estiva di trasferimenti, ancora con un guadagno netto molto alto, e questa volta mantenendo il monte ingaggi praticamente inalterato. Ora non ci sono più alibi. Questa squadra non è perfetta, ma è pronta per giocarsela fino in fondo, anche in Serie A. La stagione si apre ad agosto con la Supercoppa UEFA contro l'Arsenal. Gli inglesi sono troppo forti per una Lazio ancora in rodaggio e vincono senza troppi sforzi. La sconfitta non ci demoralizza, anzi, il nostro campionato inizia alla grande, con ottobre che viene chiuso da imbattuti. Anche nei 2 mesi successivi inanelliamo vittorie su vittorie, interrompendo il cammino una sola volta nello scontro diretto contro il Milan. Nel mezzo però arriva un derby della capitale vinto 3-1 contro la Roma, ma soprattutto la finale di Supercoppa contro il Napoli, terminata sul punteggio di 4-3 in nostro favore, dopo 90 minuti intensi, con continui capovolgimenti da una parte e dall'altra. In inverno arriva il verdetto della fase di campionato di Champions League, che ci obbliga a passare dagli spareggi, allungando così il nostro calendario. A Stoccarda finisce a reti inviolate, ma al ritorno il gol di Saxon ci regala il passaggio agli ottavi, dopo una partita dominata. Poi arriva il Barcellona, appunto agli ottavi, che ci elimina con un 2-1 all'Olimpico. Il pareggio al Camp Nou, infatti, non basta. Dopo l'eliminazione ci concentriamo sulle competizioni nazionali e torniamo a macinare punti e a superare i turni di Coppa Italia, fino alla finale contro la Juventus. I bianconeri sono stanchi di perdere contro di noi e per 90 minuti ci mettono sotto, lasciandoci solo qualche rara ripartenza. Mandas ci salva in tutte le maniere e ci porta ai supplementari. Lì Sottil decide la partita al minuto 112. Dribbling nello stretto, tiro sul palo lontano. La Juventus ci ha provato, ma è stata battuta ancora. Ma ciò che stupisce tutti è la classifica della Serie A, perché davanti a tutti sul tetto d'Italia ci siamo noi. 83 punti, frutto di 25 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte. E ritorna alla vittoria dello scudetto dopo 29 anni. Una Lazio non perfetta, sicuramente, ma che si è dimostrata più solida e convincente delle altre concorrenti e che può festeggiare un titolo che 4 anni fa sembrava lontanissimo. La squadra in quest'anno ha continuato a crescere e tutti i ragazzi hanno dimostrato di cosa sono capaci, ma voglio ringraziare Mandas premiandolo come MVP di questa stagione, un uomo da 29 porte inviolate in 55 presenze, ma anche da 4 parate a partita e appena 0,6 gol subiti di media. Abbiamo riportato la Lazio sul tetto d'Italia, ma il vero banco di prova arriva adesso. Difendere ciò che abbiamo conquistato, senza tradire il metodo che ci ha portati fin qui. La quinta stagione non serve a sognare, serve a capire chi siamo davvero. Abbiamo vinto lo scudetto senza tradire il metodo ed è proprio questo il momento più delicato. Difendere un titolo è più difficile che conquistarlo, perché il rischio più grande è cambiare troppo. Il principio resta lo stesso, anche dopo aver vinto. L'obiettivo di questo mercato non è rivoluzionare, ma proteggere l'equilibrio che ci ha portati fin qui, mantenendo il monte ingaggi sotto controllo e intervenendo solo dove serve davvero. Romagnoli è stato fondamentale nella crescita della squadra, ma a 34 anni con un contratto pesante da oltre 5 milioni rappresentava un rischio più che una garanzia. Lotito difficilmente avrebbe rinnovato a cifre alte un centrale in
questa fase della carriera, e allora la sua gestione è una scelta gestionale, non sportiva. Insieme a lui saluta anche Provsgaard, che non aveva mai trovato spazio. Dalle due cessioni guadagniamo circa 4 milioni. Sottile aveva dato profondità, ma non era mai diventato centrale. Una riserva che chiede cifre importanti non è sostenibile. Classica mossa lotitiana, monetizzare un giocatore utile ma non determinante. Infine, Guendouzi è stato un pilastro, ma anche uno dei giocatori con il valore più alto. L'offerta di oltre 40 milioni dall'Arabia è troppo importante per essere rifiutata. Vendiamo un leader nel momento di massimo valore, scelta dolorosa ma razionale, che finanzia il futuro senza compromettere l'identità. Il primo acquisto è Canestrelli, non è un nome da copertina ed è proprio per questo che funziona. Centrale affidabile, costo contenuto e nessuna pretesa da titolare immediato. Insieme a lui arriva Agetei, profilo fisico e pronto all'uso, utile per mantenere alto il livello delle rotazioni, con potenziale da titolare. Gozzi un'operazione da manuale, giovane, parametro zero, ingaggio sostenibile. Non arriva per spostare equilibri, ma per dare profondità e margine di crescita. Dopo la cessione di Guendouzi serviva anche qualità a centrocampo e per questo investiamo su Topalovic. Non è un rimpiazzo diretto, ma un acquisto pensato per il medio periodo, dentro parametri sostenibili. Chiudiamo il mercato con un saldo economico ampiamente positivo e con il monte ingaggi sotto i 70 milioni. Abbiamo venduto tanto, ma non per indebolirci. Abbiamo scelto chi conta davvero, sostituito con criterio e mantenuto intatta l'identità che ci ha portati allo scudetto. Ora il campo dirà se questa Lazio può non solo vincere, ma restare al vertice. L'avvio di stagione è positivo, tante vittorie, imbattibilità in campionato e soltanto 2 sconfitte, entrambe in Champions League. Il 2-1 all'Olimpico con il quale battiamo il Milan racconta di una Lazio che può ancora ambire a qualcosa di importante ed i mesi successivi lo confermano, periodo di imbattibilità allungato e che supera ormai le 20 partite. Nel mezzo anche la finale Supercoppa italiana, la terza consecutiva da quando guidiamo la squadra. All'11° minuto uno schema su punizione libera Topalovic al limite, che di mezzo esterno batte il portiere della Juventus consegnandoci la vittoria ed il trofeo. La stagione continua a essere incredibile perché non perdiamo più, nemmeno in Champions dove chiudiamo tra le prime 8. La BF arriva ai quarti di Coppa Italia, dove alla lotteria dei rigori non siamo precisi ed il Bologna ci elimina anzitempo dalla competizione. Meglio in Champions dove agli ottavi peschiamo la Juventus e dimostriamo ancora una volta di essere la loro bestia nera, battendoli a Torino, ribaltando il loro vantaggio iniziale per poi difendere la vittoria al ritorno. Ai quarti di finale invece peschiamo il Bayern Monaco. Contro di loro non c'è storia, 5-0 complessivo e una lezione di calcio a Monaco di Baviera che bruciano un poco. Ma il campionato prosegue senza intoppi e la Lazio chiude al primo posto con 91 punti e una sola sconfitta in 38 partite. Abbiamo lasciato qualcosa per strada, ma confermarsi campioni d'Italia è un traguardo che ha tutt'altro sapore e apre un ciclo vincente. Nonostante i sacrifici in estate, la squadra ha risposto alla grande e cresciuta ancora e ha alzato nuovamente il livello. Un uomo su tutti ha stupito tutti gli addetti ai lavori. Luca Meireles, 26 gol e 9 assist in stagione, ma anche tanto lavoro per la squadra che ha trascinato fino alla fine con le sue prestazioni. Ed insieme a lui vorrei premiare chi a questa maglia è rimasto fedele fino alla fine della carriera, raggiungendo uno stipendio da top player soltanto nelle ultime 3 stagioni. A quasi 35 anni Zaccagni saluta la maglia celeste della Lazio con l'ennesima stagione in doppia cifra per gol e assist. L'ennesima dimostrazione di amore e fedeltà per una maglia a cui ha dato tanto e che gli ha dato tanto. Anche noi siamo arrivati alla fine del viaggio. Abbiamo preso la Lazio con un bilancio di 41 milioni e la lasciamo dopo 5 stagioni con un bilancio di 296 milioni. Impresa resa ancora più grande dal fatto che nel frattempo abbiamo ripagato il debito di 89 milioni della società. Ora la società è più ricca e nei titoli di ogni giornale si avvicinano voci di diverse cordate interessate all'acquisto che potrebbe liberare i tifosi dallo Tito. Ma quindi, dopo 5 stagioni in cui abbiamo vinto 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe italiane, una Europa League e 2 scudetti, possiamo finalmente rispondere alla domanda iniziale? È veramente colpa di Lotito? No, non è solo colpa di Lotito, ma non è nemmeno vero che abbia sempre avuto ragione. In 5 stagioni abbiamo dimostrato che con sostenibilità, pazienza e scelte lucide si può vincere anche senza spendere come le grandi. Abbiamo risanato i conti, costruito una squadra competitiva, vinto trofei e riportato la Lazio sul tetto d'Italia. Quindi sì, il metodo può funzionare, ma c'è un dettaglio che fa tutta la differenza del mondo, perché questo progetto ha funzionato solo quando qualcuno ha avuto il coraggio di scegliere, di rischiare al momento giusto, di vendere senza svendere e di investire senza paura quando serviva davvero. Il problema della Lazio non è mai stato il bilancio, è stata l'assenza di una visione sportiva chiara e continua. Lotito ha sempre protetto la società, ma il calcio moderno chiede anche ambizione, timing e competenza tecnica. Quando queste cose mancano, il metodo diventa un freno. Quando invece convivono, diventa una forza. Questa rebuild lo dimostra. Non servono follie per vincere, ma servono scelte adeguate e qualcuno disposto a prendersene le responsabilità. Direi che per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, allora lasciate like ed iscrivetevi per non perdervi tanti altri contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!